Hello and welcome to DriveVice. My name is Alex. Today we're going to have a look at the MG HS Exclusive. The reason we are, this car has an incredible price point and it has a cool red big button. MG is an iconic British brand. It's been around since the time where rallies were in the countryside on tiny lanes like this, sliding around in the mud and driving the heck out of those cars. Then the brand disappeared and it only came back several years later. Chinese manufacturers took it on and the hype was brilliant, although people was a bit skeptical, and I was too. I lived in China for some times and I loved so much of it, but not their cars. You remember the ZR, the ZS, the MGF? They were great, incredible little sports car that people loved. Yes, this is an SUV, it's not a sports car, but is this car carrying any of that heritage? Let me show you the button. It doesn't say sport, it says super sport. Look at it. This is a steering wheel that you could see in a Merc, and that is a button straight out of a Ferrari or a Lamborghini. Well, we're gonna go out and give it a try. And with us today, we have somebody else who's going to help me out in assessing the car. Somebody who drove it here in the first place, and that's the ex-rally driver. This disappeared. She was right there a second ago. Esperienza come pilota, la posizione di guida com'è? È fantastica, una posizione perfetta, volante molto basso, puoi avvicinare il sedile ai pedali che non sei troppo sotto i pedali e avere il volante alla posizione giusta, il volantino piccolo eccezionale, palette perfette, la posizione di guida può essere sportiva, è comodo però avvolgente, non ti permette troppi movimenti, non è un sedile sportivo, è un sedile comodo. È un sedile corretto. Tira? Spingi? Ah, vedi, era già pronto, è già in versione sportiva. Però io posso avvicinare il sedile elettrico, vedi come si porta già la guida con i polsi, con i gomiti appoggiati ai fianchi. Lo sterzo non è uno sterzo sportivo. Immaginatela su una strada come lo Stelvio. Come pensi sia? Una guida sportiva sullo Stelvio. La ripresa ho già potuto vedere ieri, devi andare a fondo col pedale, però la soddisfazione te la dà anche la velocità. Sentiamo la ripresa nel normale, seconda, terza, giù tutto, ci mette un attimo, poi se tira. No, è... Non scarica però, Non posso dir di no, c'è la strada anche umida, salita. E poi un 1500 sarà anche leggero il motore, sarà pesante la macchina, ma sarà leggero di peso davanti. Dopo rifacciamo una partenza così col Super Sport. La guida sportiva è questa, i gomiti devono essere sui fianchi e muoverti così. Sì. Questa è la guida sportiva. Bella posizione, era bello se veniva un po' fuori di più il volante. Sì, per l'indipendenza delle gambe, quello sì, però non avendo neanche il cambio manuale non hai bisogno di fare chissà cosa. Here we go in the MG HS Exclusive, incredibly fancy, very shiny, feels like being in a Mercedes in an AMG. Strange, I didn't expect that. Well, we're testing the suspensions, very comfortable, it's really soft, really gentle. Immediately notices that it absorbs a lot. It's not an off-road car. We've got this 1.5 litre turbo petrol that picks up effortlessly considered the weight of the car. We're talking about a 1.5 ton car, which does roll a lot. Ecco, quello che non mi dà soddisfazione è sta cosa. Sono scesa dalla quinta alla quarta, senti il motore che va su di giri, ma non ha nessun senso, non cambia l'erogazione, non cambia niente, non ti frena. Down to third gear, no holding back before the corner, nothing. So you shift down, so the engine brakes, but it doesn't brake. Nothing. Why? It's like not changing gear. Ma secondo me la soddisfazione, io mi immagino la strada la si conosce a memoria, la fai con energia. Gli mancano cavalli, però
cavalli? Casomai l'assetto sicuramente. So there is sport mode that you can engage with the middle gear stick. It has a super sport button. Now, I had a quick look online, didn't find much information about it. I think it reduces how much the AC takes from the car, it engages the throttle response and stuff like that. And we've now engaged it, and it doesn't feel much different. Vai, super sport. Proviamo una oi. Bella. Frenata, imposti la curva e sotto. E lo sterzo non ho notato che sia accorciato. A lot of rolling. It's a good engine. It's just, it wobbles. And you gotta constantly correct it. Bring it back in. It feels like a good sports little fun engine on a boat. But it plays well with the revs. It goes up, it flows, it really flows. E a me sta divertendo. Io mi sto divertendo a guidare. Start e via. Portiamoci sulla strada. Però Ti ruba un po' il volante dalle mani, Vedi che non ho fatto Così, il tempo. destra e sinistra. Destra e sinistra. È leggera davanti, non ha. Troppo pesante dietro. Troppo pesante dietro, non ha il grip giusto, però dà soddisfazione. Distribuzione dei pesi ed è Non buona. abbiamo su persone, non abbiamo su bagagli, niente. Tu se sai che sbacchetta tieni sotto controllo il movimento, non ti fa paura, non mollare, schiaccia e vai. Lo sport, andiamo in curva, come regge. Lavora. Ma c'è il bloccaggio del differenziale. Dubiti? Sì. Eravamo in curva, umido e l'antislittamento si è inserito immediatamente. Io conosco dalle macchine di gara il bloccaggio del differenziale. È un'altra cosa. È un'altra Lì cosa. Non perdi non smette di spingere. No, qua ha Invece ha smesso. smesso. Sì, qui ho smesso. smoother. On the steering, and super sport off. Everything goes back to normal. It's a lovely little stars design. There's a fun button. Not very useful. Because this car bounces so much, it's such a wobble, it really feels like a big jelly. I was hoping that by pressing the sport button, some magic would have happened. But we're talking about a car that is £25,000. It's not a 50 grand Honda Civic. I think it does SUV quite well. It's very spacious, it's very comfortable. This chair is better than my couch at home. But why sport everywhere? Why pretend? It's such a marketing ploy. Oh, starà in giro un bel po' con questa macchina, mi diverte, comodissima, perché dentro sicuramente bella, ma guarda che anche fuori, hai visto la mascherina avanti, che bella? È cattiva. È cattiva, Dietro fiacca, secondo me. Dietro è un sub da famiglia. Molto anonima. Scusate se suona un po', ma io con la sinistra ci devo prendere ancora la mano perfettamente. Il display è stupendo, ti dà un sacco di informazioni ed immediate. Una volta che le hai individuate, colpo d'occhio hai tutte le informazioni che servono. La tonalità dello schermo è un po' leggermente lenta, non è immediato come schermo. A me non piace che devi guardare. Ah, sì. So che il secondo pulsante, il terzo pulsante è quello per l'aria, premo il pulsante per l'aria e poi devo andare qua a cercare cosa vuole, devo chiedergli, invece fosse manuale, io so che al terzo push. Sì, esatto. Il viaggiare, io penso che dopo 1000 chilometri dici, sono appena partito. Sì, mi sa anche a me. Non ti accorgi di niente. To be fair to the car, this is not a driver's experience. This is designed for the city. Town usage, going to the shop, taking the kids to school, and it does pretty well at that. Super easy, small, light steering wheel, but don't put a super sport button on it. Don't try to lie. Perché la denigri così invece, che è così bella? Le macchine sportive stanno morendo perché la gente pensa che queste sono sportive, perché c'è il bottone. Ci sono rimaste una macchina sportiva per casa e anche quella adesso sta diventando SUV. E il concetto di sport sta diventando le luci rosse. Cioè, per 25.000 sterline, questa è una macchina sportiva.
No, per 25.000 sterline questa è una gran macchina da paese per andare coi bambini a scuola. No, questa qui ci va in Sicilia da qua. Sì, da viaggio. Con una comodità sì, estrema. Sì. Devi Excellent. farti le Alpi, le fai con una comodità estrema. Ti diverti a fare le Alpi? Secondo me no, le Alpi stai male in macchina. Garantito, tu e quelli dietro. Se c'è la neve smusi perché è troppo leggera, soprattutto con i passeggeri. Secondo me si sta male in macchina con questa. And here we are, back at the beginning. I gotta say, it's a comfortable ride. I would definitely use an HS to get from top of the UK to the bottom of Europe. A comfortable car for that purpose. I have a problem with SUVs in general. That sport in the utility vehicle part doesn't sit well with me, and this car is very not sporty. It's a giant jelly wobbling left and right as you try to harness the quite decent power that engine can deliver. But don't be fooled by the lack of sportiness. That's not what this is for. This is for driving at distance. This is for town and city use. This is a genuinely comfortable car, built apparently really well, but do not rely on its stability. It wobbles, it understeers, it makes the ECU and all the electronics work really hard. Nevertheless, for that price, that's some impressive building. I don't know if I'll ever own an MG. I did fancy a ZR back in the days, and I don't know if they will ever do something sporty. The world is moving away from sports car. Nevertheless, the industry is acknowledging the fact that drivers enjoy drivers' cars. That was a very interesting experience. Thank you to Stefi for bringing the car. Remember to like and subscribe, and we'll see you soon for another drive experience.